Apprendimento profondo o deep learning. Immaginate di trovarvi sul bordo di un oceano di dati, un oceano che cresce ogni secondo con ondate di informazioni provenienti da tutto il mondo. I modelli di machine learning tradizionali sono come piccole imbarcazioni che possono gestire solo una certa quantità di dati prima di iniziare ad affondare. Ma se avessimo una barca più grande, come una nave? Ecco, questo è il deep learning. Il deep learning è la nostra potente nave, progettata per navigare nel vasto oceano dei dati. Si ispira al sistema più complesso che conosciamo, il cervello umano. Proprio come il nostro cervello è composto da miliardi di neuroni interconnessi che lavorano insieme per dare un senso al mondo che ci circonda, il deep learning utilizza le reti neurali per imparare dai dati e fare previsioni informate. Vi siete mai chiesti come funziona il cervello umano? Come impariamo? Pensate a quando eravate bambini. Probabilmente a scuola avete fatto giochi che prevedevano il riconoscimento di immagini. Ricordate le carte? Dovevate decidere se si trattava di un cane o di un gatto e l'insegnante confermava. L'apprendimento avveniva attraverso la ripetizione e il feedback. È simile al modo in cui un computer apprende. La rete neurale fa delle ipotesi e può essere, sicura al 70% che l'immagine sia corretta o meno. Invece di tirare a indovinare, regola i suoi parametri e migliora il suo apprendimento nel tempo. Perché questo è importante? Più dati il computer ha a disposizione per l'addestramento, più velocemente sarà in grado di riconoscere correttamente un'immagine, sia essa un cane, un gatto o persino un fiore. Ecco perché il tema del volume di dati è così importante. Pensiamo ora alla cucina. Quando si inizia a imparare, si parte da ricette semplici, come fare un uovo al tegamino o lessare il riso. Ogni volta che si cucina, si impara qualcosa di nuovo. Quanto aumentare la fiamma, quanto tempo cuocere le uova, quanta acqua mettere per il riso. Con il tempo si diventa più abili e si riesce a cucinare questi piatti senza nemmeno pensarci. Questo è simile a come funziona il machine learning tradizionale. Ma se volete imparare a cucinare un piatto complesso, come il pollo ripieno, ci sono così tante variabili da considerare. Quali spezie mettere nella farcitura, a che temperatura cuocerlo e quanto olio di oliva usare. Non basta fare pratica, bisogna capire come interagiscono tutti questi fattori. È qui che entra in gioco il deep learning. Il deep learning, come la ricetta del pollo ripieno, comporta un sacco di tentativi ed errori. La rete neurale fa un'ipotesi o una supposizione, verifica quanto sia avvicinata alla risposta giusta e quindi regola i suoi parametri per la supposizione successiva. Questo processo viene ripetuto più volte, avvicinandosi ogni volta un po' di più alla risposta corretta. Proprio come un maggior numero di ricette può migliorare le vostre abilità culinarie, più dati il computer ha a disposizione per allenarsi, più sarà in grado di fare previsioni accurate. E come un bambino impara a riconoscere le immagini delle carte degli animali, un computer può imparare a comprendere e generare il linguaggio umano. Questa è l'essenza dell'elaborazione del linguaggio naturale o Natural Language Processing, detta NLP. Utilizza principi simili a quelli del deep learning, ma lavora esclusivamente con parole e frasi. Maggiore è il numero di dati testuali su cui il computer si allena, migliore sarà la sua capacità di generare il linguaggio umano.